Era la fine di maggio ed io riflettevo tra me e me nel mio laboratorio per cercare di trovare un parametro, una piccola modifica che potesse migliorare il mio setup base. Il setup base era perfetto, funzionava veramente su quasi tutte le piste con delle piccolissime modifiche e dei piccoli adattamenti. Non riuscivo veramente a trovare niente. Ho pensato a tutti gli angoli possibili della macchina, alle molle, ai piattelli, agli oli degli ammortizzatori, dei differenziali, ma niente. Ho cercato ispirazione perfino nel libretto di istruzioni della mia Kioshi MF10, ma niente. Ma quando meno te lo aspetti... Pronto? Ascoltami bene, sono Luca. Ma che voce c'hai? Ho visto le nuove piastre. Sì, Le hai disponibili? sì, ce l'ho. Beh, la posteriore è la soluzione. Ma come la soluzione? La voglio subito. La voglio. Ma che dici? Subito, hai capito? La voglio domattina immediatamente, hai capito? Vabbè, La voglio. Tu non ti rendi conto? te la spedisco. La posteriore. Va bene, Più 3 mm. va bene. Tu non ti rendi conto? Con quella piastra sul bucato è la rivoluzione. Io mi immagino già. La voglio immediatamente. Va bene. Ho capito. Domani ti arriva. Sei sicuro che arriva domani? Sì, domani. Mandami il tracking. Va bene. Tu non ti immagini neanche quanto andrà bene quella piastra. Ho già in mente come usarla. Ti faccio sapere. Fammi sapere. Bene ragazzi, salve a tutti. Avete visto la scenetta? Ebbene sì, è successo veramente. E qual era la piastra a cui si riferiva Luca? La piastra a cui si riferiva Luca era questa, che è la piastra più alta di 3 mm rispetto alla piastra originale della MP10. Questa piastra sarebbe in realtà sviluppata per andare insieme agli ammortizzatori lunghi IS215. Questi ammortizzatori hanno la cassa di 58 mm, mentre gli ammortizzatori che trovate di serie nella MP10 hanno la cassa di 55 mm. Qual è stata invece l'intuizione di Luca nel mettere questa piastra? L'intuizione di Luca è stata semplicemente quella di lasciare gli ammortizzatori da 55 montati su questa piastra, semplicemente svitando leggermente l'uniball in basso. Quindi vi ricordate, io dicevo nel video di montaggio degli ammortizzatori, che vi linkerò subito in alto, dicevo di fare la distanza tra corpo ammortizzatore ed uniball ammortizzatore di 39-39,5 mm. Ecco, basterà semplicemente svitare l'uniball dello stelo e portarlo a 41,5 mm. Perché io dicevo di fare la misura a 39? Perché sulla nostra macchina c'è, diciamo, il problema che, essendo la geometria dell'ammortizzatore dell'escursione calcolata perfetta, quando si lascia tutto originale, chiaramente possiamo avere il problema che una volta che la macchina va a toccare con il telaio al suolo, praticamente il dado con lo stelo va troppo a schiacciare la membrana. Quindi questo chiaramente genera non pochi problemi, e quindi io lo facevo avvitare a 39 mm, appunto con la distanza tra corpo ammortizzatore e uniball ammortizzatore a 39 mm, perché praticamente era il modo per avere la giusta escursione e il modo in cui toccasse il meno possibile la membrana. Che non la toccasse è praticamente impossibile sulla geometria nostra. Con questo sistema si ottiene che andando a montare la piastra sul posteriore con gli ammortizzatori normali abbiamo un'overcorsa maggiorata. Adesso vi faccio capire di che cosa sto parlando.
Allora, vedete davanti, quando io schiaccio totalmente la macchina in terra e io provo a tirare su la gomma, vedete che nonostante che la macchina sia col telaio a toccare terra, la ruota viene ancora su di circa 1 centimetro. Idem compatate lo fa quella di sinistra e quindi quella alla vostra destra. Vedete? Nel posteriore, con tutto originale, guardate, cerco di farvelo vedere di lato, praticamente non viene quasi su. Ci saranno mezzo millimetro, 2 millimetri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che la macchina sta passando sopra qualunque cosa, quindi un avvallamento, lo simulo io praticamente, e trova un'altra cosa che impatta nella gomma e che quindi dovrebbe saltarla, la macchina va con l'ammortizzatore a pacco e quindi scalcia. Con questo sistema, praticamente, quindi con la piastra più 3 mm dietro e con però gli ammortizzatori normali, si va a ricreare praticamente questa stessa overcorsa che abbiamo nell'avantreno e che soprattutto su piste bucate è nettamente migliore. Lo proverete, chi avrà voglia di prendersi la piastra e di provarlo vedrà che si sente veramente tantissimo. Voi mi direte, ok, ma perdiamo escursione, quindi perdiamo drop, vero, però dai miei assetti, almeno per quanto riguarda me e per quanto riguarda tutti i ragazzi che seguo, noi siamo sempre andati 117,5 mm e con l'ammortizzatore con distanza tra corpo e uniball ammortizzatore messo a 41,5 si può tranquillamente andare full drop con l'altra piastra e avere lo stesso, l'equivalente di 117,5 con la piastra corta. Chiaramente se andrete a prendere la misura da centro a centro non sarà assolutamente più 117,5 con la piastra alta, però sarà l'equivalente, i bracci saranno nella stessa posizione equivalente rispetto ad avere 117,5 con la piastra normale, e in più avrete un passaggio nettamente migliore sulle asperità e anche quando la macchina è in appoggio, in curva, soprattutto su curvoni veloci, soprattutto sulle ripartenze da fermo, avete la macchina più in guida, la sentite meno scappare. Da quant'è che sto provando questa cosa? La sto provando veramente da tantissimo tempo. E voi direte, perché allora non ce l'hai detto? Hai fatto il video sul setup base, hai fatto tutto senza dirci questa cosa? Allora io da giugno circa la sto provando, ma come sempre prima di fornire informazioni sul mio canale, fare dei video e dare dei consigli, io non voglio semplicemente provarli io, ma voglio farli provare anche agli altri. Quindi tutti quelli che sono un po' più stretti nel mio entourage è veramente tantissimo tempo che la stanno usando e la maggior parte di loro, direi il 99,9%, quasi tutti, non l'ha mai più levata. Quindi da pista a pista si è trovato, esattamente come me, quindi anche io non l'ho mai più levata, quindi da pista a pista si è trovato sempre un netto vantaggio ad avere questa piastra rispetto ad avere quella normale. Quindi arrivati a questo punto, che sono diversi mesi che noi tutti, io per primo e poi gli altri, stiamo provando questo tipo di piastra, mi sento di comunicarlo anche a voi e di darvi un risultato praticamente certo di quello che può succedere. Adesso vi faccio vedere la differenza vista proprio con l'inquadratura della ruota dell'escursione, quindi dell'overcorsa all'insù che hanno montando una piastra piuttosto che un'altra. Quindi vediamo prima quella con questa piastra, con la piastra originale dell'ammortizzatore IF605, ricordo, e poi vediamo con la piastra IFW624 con gli ammortizzatori standard, quindi IFW471. Andiamo a vedere. Ok, adesso andiamo a smontare questa piastra e a montarci l'altra.
Eccoci di nuovo qua pronti con la piastra montata. Quindi ricordatevi, full drop, guardate che differenza di lavoro c'è rispetto alla piastra, quella originale della MP10. Guardate. Vedete quanta più escursione quando il telaio a terra ha, e vedete che è paragonabile a quella dell'avantreno. Altra premessa importante, i fori del recupero del camber non coincidono, quindi io la sto usando al foro centrale esattamente come usavo quella standard della MP10, ma è più basso. Vi faccio vedere anche precisamente il dettaglio, così almeno riuscite a capire anche le differenze. Quindi le forature non tornano neanche quelle del recupero, quindi oltre a cambiare tutta la parte relativa all'overcorsa, chiamiamo, dell'ammortizzatore da quando il telaio tocca terra, andrete anche a modificare leggermente il recupero del camber e anche l'inclinazione degli ammortizzatori. Quindi non è proprio soltanto quella modifica là. Io non so perché va così meglio. Sicuramente la storia dell'ammortizzatore sulla parte bucata funziona meglio, però se voi la proverete vi renderete conto che vi andrà forte anche dove non è bucato e che vi andrà meglio nel 99% delle piste rispetto all'originale. Quindi questa volta il buon Luca ci ha dato una buona idea. Luca non è un nome inventato, è veramente Luca che mi ha detto di fare questa modifica e che ha comprato per la prima volta le piastre, la piastra più alta posteriore. E quindi ragazzi, ringrazio Luca. Ringrazio tutti voi che mi avete seguito. Vorrei sapere se anche voi la provate, che cosa ne pensate. Quindi mi raccomando, scrivete nei commenti chi l'ha provata o chi la comprerà successivamente. Mi faccia sapere come vi trovate, che differenze avete notato. E ragazzi, niente, al prossimo video. Ciao!